Zero titoli. Ben ritrovati. Siamo arrivati al secondo capitolo del nostro percorso formativo. Di cosa parliamo questa volta? Dei titoli di Stato. Il secondo mattoncino è costituito dai titoli di Stato, che sono la variante pubblica delle obbligazioni. Sono certificati emessi dai governi per soddisfare le esigenze finanziarie di ogni Stato, e cioè per avere a disposizione denaro sufficiente per tutte le componenti in cui esso è articolato. Il debito pubblico è contratto dallo Stato nei confronti di più soggetti, individui, imprese, banche, assicurazioni, fondi di investimento, altre nazioni oppure organismi internazionali che acquistano questi titoli. Ma come si sostiene uno Stato? Prima di tutto con le tasse, che vengono raccolte per sovvenzionare tantissime attività. Le principali: pagare le pensioni, gli stipendi dei dipendenti pubblici, far funzionare la sanità, costruire strade, ponti, scuole, aeroporti, organizzare i trasporti e lo smaltimento dei rifiuti, tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, amministrare la giustizia, garantire il diritto all'istruzione e promuovere la cultura. Bastano le tasse? No, perché le spese dello Stato sono nettamente superiori alle entrate. Vuol dire che l'azienda Italia non è produttiva e chiude quasi sempre i suoi bilanci in deficit. Purtroppo non abbiamo né petrolio né gas, che darebbero una grossa mano. E allora come possiamo fare? Potremmo alzare le imposte, che però sono già troppe, questo sarebbe alquanto impopolare. Potremmo provare a recuperare un po' di sommerso, ma anche questo è un tema scottante. E quindi dobbiamo chiedere prestiti. Lo facciamo emettendo obbligazioni governative che, proprio come quelle societarie, riconoscono un interesse e alla scadenza pattuita ci ridaranno i soldi. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze colloca 5 tipologie di titoli di Stato con taglio minimo di 1.000 euro. Sono titoli di breve termine, 3, 6 o 12 mesi, privi di cedole, il cui rendimento è dato dalla differenza tra prezzo di emissione e di rimborso. Peccato che oggi questo numero sia negativo, ossia paghiamo noi per il disturbo di prestare denaro. Incredibile, ma vero. Durano 24 mesi, anch'essi sono senza cedole. La durata varia tra 3, 5, 7, 10, 15 e 30 anni, con cedole fisse semestrali. Di recente è uscito un BTP con scadenza a 50 anni, detto Matusalemme. La scadenza è fissa, 7 anni, e le cedole sono sempre semestrali ma a tasso variabile. Hanno scadenze pluriennali, capitale e cedole si rivalutano in base all'andamento dell'inflazione italiana. Anche comuni, province o regioni possono finanziare opere di interesse collettivo per mezzo di obbligazioni. Infine, istituzioni ed entità internazionali possono fare altrettanto. L'Unione Europea, a breve, emetterà debito condiviso con i Paesi membri, nell'ambito del piano Next Generation EU. Sappiamo già dell'esistenza di agenzie di rating che analizzano l'affidabilità di un emittente. Dette in parole semplici, c'è qualcuno che fa le pulce ai debitori e stabilisce se ci sono buone probabilità che questi rispettino i propri impegni, versando puntualmente gli interessi e restituendo il prestito, oppure no. Ma questo criterio vale anche per gli Stati? Sì, certo. La scala di valutazione parte dalla AAA, che rappresenta la situazione migliore con bassissimo rischio di non onorare il prestito, fino alla BBB, il debito di buona qualità e l'investimento sicuro, ma sotto tale soglia i titoli vengono considerati speculativi,
il rischio sale e l'interesse pagato aumenta. Dov'è l'Italia? Sulla carta si trova ancora tra i paesi virtuosi, ma è invischiata in zona retrocessione. La nostra nazione ha livelli molto elevati di risparmio privato, tra i maggiori in Europa, ma ha limiti strutturali che ci tengono ai margini del ristretto club delle economie più solide e vigorose. In particolare, alto indebitamento pubblico e crescita modesta. Valgono le stesse regole che abbiamo osservato per le obbligazioni societarie. Uno Stato ben amministrato, orientato alla crescita e poco indebitato, sarà stimato come meno rischioso, al contrario di un'economia che fatica a progredire, ha scarse risorse ed è gravata da un forte passivo. I bond governativi sono da sempre ritenuti le forme di investimento con minor rischio finanziario, rispetto ad esempio alle azioni, perché sono garantiti dallo Stato. Nel mondo moderno si crede che l'insolvenza di questi strumenti sia un evento inverosimile, per quanto nell'ultimo ventennio non siano mancate le eccezioni, come Argentina, Islanda o Venezuela. La Grecia, in compenso, ha sfiorato il default. I paesi viaggiano a velocità diverse. Chi corre, chi cammina, chi arranca. Queste divergenze di passo si riflettono sui rendimenti dei titoli di Stato. I più affidabili sono i più ricercati dai mercati, ma i loro rendimenti sono minimi o negativi. I più fragili invece offrono tassi superiori. C'è un termine tecnico che identifica molto chiaramente queste disparità. Questo termine è spread. In inglese significa, alla lettera, espansione, divario, scarto. Lo spread più noto è quello che esprime il differenziale di rendimento tra BTP italiani con scadenza decennale e Bund tedeschi di uguale durata. Se nel calcio spesso con la Germania ci è andata di lusso, in economia ci dice male. La lotta è impari, siamo destinati a soccombere. In alcuni momenti delicati questo indicatore si è arrampicato molto, molto in alto, come un termometro che segnala una febbre che sale all'impazzata. Oggi va meglio, grazie. Un importante parametro misura la solidità finanziaria ed economica di una nazione. È il rapporto tra il debito pubblico e la sua ricchezza, il mitico PIL, prodotto interno lordo. Per inciso, in Italia il rapporto è sfavorevole. Il nostro passivo, infatti, è una volta e mezza maggiore di quanto produciamo. Numerosi esperti sono convinti che il debito riduca le possibilità di far prosperare l'economia. La crisi del 2008 ha causato un'esplosione dei debiti e poi ha spinto a rientrare da questi eccessi tramite politiche restrittive, attuate soprattutto con tagli alla spesa, la cosiddetta spending review. La pandemia, con l'urgenza di dare sollievo alle imprese e ai lavoratori colpiti dai danni economici che ne sono derivati, ha però costretto tutti gli Stati ad intervenire con aiuti e sovvenzioni che ne hanno appesantito i bilanci e così i debiti si sono di nuovo gonfiati. Ne usciremo mai? Chi può dirlo? In conclusione, una curiosità. Il passivo italiano ammonta, alla fine del 2020, a 2.586 miliardi di euro e spiccioli, che tradotto in vecchie lire è una cifra spaventosa a 16 cifre, 5 milioni di miliardi, 5 biliardi. In pratica, su ogni italiano, bebè compresi, incombe un fardello di 43.000 euro, da rendere in comode rate giornaliere da €1. Allora, in un secolo ce la possiamo fare, forse.